come riorganizzare la cucina per pulirla di meno. Sarà un video molto breve e schematico dove elencherò le principali azioni da mettere in pratica subito per iniziare da ora il processo di riorganizzazione. Essendo un video conciso, vi chiedo la cortesia di non saltare nemmeno un punto. E se avete delle domande o volete approfondire dei temi specifici, scrivetemelo nei commenti e sarò felicissima di rispondervi. Il primo passo è organizzare la cucina. Eliminiamo il superfluo, iniziando dalla parte più semplice, vale a dire buttando la spazzatura, le cose rotte o che devono andare da un'altra parte, oppure semplicemente finire nella raccolta differenziata. Tutte quelle cose che non abbiamo più intenzione di utilizzare perché non ci piacciono, ma per uno strano motivo sono ancora lì, consumato talmente tanto che è diventato quasi trasparente. E per farlo prendiamo una bella busta e iniziamo il processo che abbiamo finora rimandato in questo istante. Facciamolo anche nella dispensa nel frigorifero dove andremo a buttare le cose scadute. Delle bellissime e utilissime stelline in silicone per dare la forma alle uova fritte, mai utilizzate. Eh sì, le regaliamo. Ed ora la parte più difficile dell'eliminazione del superfluo, eliminare i doppioni. Vale a dire, decidiamo di tenere una sola cosa per tipo, ad esempio i taglieri, è inutile averne 5 o 6, ne utilizziamo magari solo 2, o le forbici, perché averne 2 quando ne utilizzo una alla volta. Non parliamo dei mestoli, un solo servizio di piatti e bicchieri da usare tutti i giorni e non 3 o 4. Poi quando mi stanco lo cambio una volta ogni 2 settimane, una volta al mese. Ma in cucina teniamone a disposizione uno solo. Tutto questo, oltre a creare spazio, ci rende la pulizia della cucina molto più semplice, perché ovviamente meno cose abbiamo, meno cose ci saranno da pulire. Ma c'è un altro aspetto che ti vorrei far notare. Il fatto di utilizzare poche cose ci obbliga a tenerle pulite. Tornando all'esempio dei mestoli e delle forbici, se utilizzo le forbici per tagliare la carne, se le devo riutilizzare per aprire un pacco di pasta, ovviamente le dovrò pulire subito. E lo stesso vale per i mestoli. Se utilizzo un mestolo per girare il sugo e lo devo utilizzare per girare il pesce, andrò a risciacquarlo velocemente sotto l'acqua per riutilizzarlo. Quindi non avremo un lavandino pieno di cose accumulate in attesa di essere lavate, con il cibo che si sarà già incrostato e quindi anche difficile da togliere dopo. I doppioni che andiamo a togliere non li eliminiamo per sempre, li mettiamo in una scatola da un'altra parte e saranno comunque lì a disposizione se ci dovessero servire di nuovo. Purtroppo non possiamo avere tutto, nel senso che se da un lato vogliamo semplificarci la vita, non essere più schiavi delle pulizie, dall'altro dobbiamo rinunciare a qualcosa. In questo caso rinunciamo alle cose in più. Teniamo poche cose in cucina utili, di qualità, che abbiamo realmente e quindi troviamo una via di mezzo tra consumismo e minimalismo. Io lo definirei mini consumismo. Ogni settimana su questo canale troverai dei trucchi per non pulire la casa o pulire in metà tempo e dei consigli di organizzazione. L'unica cosa che ti chiedo per non perdere i prossimi video, iscriviti al canale, lasciami un commento per capire se ti è piaciuto il video. Ora togliamo dai ripiani le cose che non utilizziamo tutti i giorni, ma che le usiamo una volta alla settimana, una volta al mese. Facciamo diventare la nostra cucina efficiente e funzionale come quella delle cucine Michelin. Le cose che vado a togliere dai ripiani non le metterò su delle mensole che comunque andrebbero spolverate. Le metterò all'interno dei pensili. Ad esempio, inizio da un lato della cucina e trovo il tostapane che utilizzo tutti i giorni, quindi lo posso lasciare qua. L'alzatina portadolci non la uso tutti i giorni, quindi la posso togliere e conservare all'interno di un ripiano. Il modo migliore per conservare le alzatine e occupare meno spazio è questo. La bilancia la uso tutti i giorni. Il frullatore lo dovrei togliere perché non lo uso tutti i giorni, però ha un problema che è pesantissimo e inghisa. Quindi questo in vetro pesa veramente 1 tonnellata, è impossibile da sollevare continuamente ed occuperebbe troppo spazio e lo stesso vale per questo multifunzione pesantissimo in ghisa anche questo, che lo lascio sul ripiano perché poi posso montare tutti gli accessori perché fa veramente tantissime cose. Le mie adorate piante aromatiche le uso tutti i giorni, quindi vanno bene qua. Cialde, macchinetta del caffè, bollitore tutti i giorni, friggitrice ad aria non tutti i giorni, quasi, molto grande da conservare, preferisco lasciarla qui. Taglieri, poggiamestoli, non ho altro, vabbè, la mia cucina è piccola, quindi ho fatto abbastanza in fretta.
Quello che invece dobbiamo assolutamente togliere sono le cose stagionali, quindi piatti vassoi di Natale, di Pasqua o dedicati all'autunno, alla primavera, via. Le mettiamo in una scatola, in un soppalco o in un ripostiglio. Non lasciamole in cucina. Ora che la cucina è più leggera, la parte più divertente. Dividiamola in 5 zone d'uso. Iniziamo dalla zona più semplice, che è quella cottura, quindi fornelli, forno e microonde. Raggrupperò in questa zona tutto ciò che mi serve per la cottura dei cibi. Ovviamente le pentole, dividendo i coperchi dalle pentole padelle, mentre per quanto riguarda le spezie sono indecisa se tenerle nella zona cottura oppure nella zona preparazione dei cibi. Non lo so, ci devo ancora pensare. Il poggiamestolo, le presine, i condimenti, sale, zona cottura forno, le teglie e altre teglie che non uso tutti i giorni. Seconda zona, i consumabili, quindi la dispensa, sfruttando ovviamente tutto lo spazio disponibile in verticale, e il frigorifero, congelatore. Terza zona, preparazione dei cibi, quindi assolutamente il tagliere, gli elettrodomestici principali che mi servono per misurare e preparare i cibi e tutti gli altri piccoli accessori. Quarta zona, non consumabili, quindi relativa alle stoviglie, piatti e bicchieri che uso tutti i giorni, la tovaglia e la preparazione della tavola, quindi l'olio, il sale, i condimenti che uso tutti i giorni a pranzo e a cena, tovaglioli e sottobicchieri. A fianco in un altro pensile tutto ciò che riguarda le insalate, bowl, contenitori. E infine la zona pulizia, dove sotto il lavello terrò il mio kit essenziale di pulizia dei piatti, la zona stoccaggio rifiuti, lo scolapiatti e a fianco la lavastoviglie. Facciamo questo lavoro zona per zona, quindi spostando semplicemente le cose da un posto all'altro. Ovviamente ci potrebbe essere qualche zona che richiederà più spazio, è normale. Il secondo passo è creare un sistema per cucinare. Non lasciamo le cose al caso, l'organizzazione è tutto se vogliamo una vita più semplice. È arrivato il momento di stabilire un sistema funzionale e io partirei proprio dall'organizzazione del menù. Stabilire in anticipo il menù per tutta la settimana. Scegli innanzitutto quali sono le categorie di alimenti che vuoi che siano presenti durante la settimana. Quindi ad esempio il pesce, la carne, la verdura, la frutta, vabbè, che dovrebbero essere presenti tutti i giorni, cereali integrali e scegli le ricette per cucinare questi ingredienti. E già questo è molto. Dopodiché inizia a preparare qualcosa che ti può agevolare la cucina. Ad esempio puoi tritare carota e cipolla per un soffritto o lavare le verdure o sbucciare gli spicchi d'aglio per averli già pronti. Inoltre ti consiglierei di avere 2 o 3 piatti pronti, l'ideale sarebbe cucinarli oppure anche acquistarli per le emergenze, quando siamo troppo stanchi o abbiamo lavorato fino a tardi, da avere nel congelatore, quindi da poter riscaldare dei piatti che comunque siano sani e nutrienti. Passo numero 3, organizzare un sistema di pulizia. Avere un'efficace routine di pulizia significa quali azioni fare tutti i giorni per avere una cucina in ordine, pulita e sempre pronta per l'uso. Purtroppo non esiste un sistema che vada bene per tutti, però ti posso fare un esempio di quello che utilizzo io con una lavastoviglie. La mattina svuoto la lavastoviglie che faccio partire di notte e la ricarico dopo colazione con piatti, tazze, tazzine e la programmo. Quindi ritardo il programma di circa 16 o 18 ore, inserisco già il detersivo e la chiudo. Durante il giorno verrà riempita comunque da tutti i piatti da lavare. Per le padelle e pentole ti consiglio di lavarle a parte perché occupano praticamente tutto lo spazio della lavastoviglie e comunque è sempre meglio, soprattutto se sono antiaderenti, lavarle a mano. Tutto il resto via in lavastoviglie. Ciò che viene utilizzato al di fuori del pranzo e della cena, quindi un piatto per la merenda, un bicchiere per bere, va risciacquato subito. E qui rientra il discorso del punto 1, dell'avere poche cose. Avere il minimo indispensabile di piatti, bicchieri e posate ti costringe a pulirle subito. E questo lo dovrà fare ogni membro della famiglia, perché altrimenti nel giro di pochi minuti, usando un bicchiere, una forchetta e un piatto, non ci saranno più stoviglie pulite da usare. Nel nostro sistema di pulizie è previsto un kit di pulizie in cucina, dove serve, semplicissimo. Io uso un unico prodotto per igienizzare i ripiani, che è l'aceto. Puoi usare anche l'acido citrico se preferisci. Io non lo uso perché avendo i ripiani scuri, opachi, l'acido citrico si vede, lascia dei residui. Preferisco usare questi 2 prodotti naturali perché stiamo parlando di cucina. Una cosa che faccio ormai sempre è pulire mentre cucino.
cucino. Questo è fondamentale, sembra scontato ma non lo è, ci vuole solo un po' di disciplina, ma ce la puoi fare. Questo ti salverà tantissimo perché dopo mangiato non avrai più montagne di cose da pulire perché ci sono sempre tempi morti in cucina, basta ottimizzarli. E a fine giornata un'altra cosa che faccio nel mio sistema di pulizia è quello di verificare un frigorifero se c'è qualcosa da buttare. Stabilisci un'unica zona della casa dove poter mangiare. Può essere la cucina e il soggiorno. In questo caso sarà molto più veloce e facile da pulire. Infine comunica alla famiglia questo nuovo sistema di organizzazione della cucina, in modo che tutti possano partecipare a far funzionare questo nuovo sistema. Se non hai più voglia di spolverare, perché magari la polvere ti crea anche allergia, non ti perdere questo video dove mostro i migliori consigli per mantenere la casa senza polvere per tanti giorni.